Qua son fini i piemontesi, i leggendari bugianen, clan tremblat nan si francese, nan sai alman. Cuyo mufier, an potestar col pas pesant da montagnard, clan fecundasta. Là è Novello, Sì. là si intravede Monchiero Alta Ok. e Monforte è là dietro. Vedi là il campanile. Ma Bussia dove sta? Bussia è da Monforte in direzione di Alba. Io ho una storia un po' particolare, Cioè? perché sono laureato in scienze politiche E questo già. e fino al 2002 vendevo prodotti agli stampatori, quindi un lavoro completamente diverso. Mio nonno però faceva il vino a Monbaruzzo, tra Acquiterme e Nizza Monferrato. Ah, ok. E io ho trovato, mentre facevo l'altro lavoro, ho fatto un corso in marketing enologico e ho trovato questa cascina che era diroccata e l'ho rimessa a posto. Ho piantato prima le vigne, poi ho fatto la cantina e poi ho messo a posto la casa. Ho vissuto 8 anni in camper. Con Monforte c'è stato qualcuno che ha detto che non è così carino che uno che produce il Barolo dorme in camper. Quando sono arrivato qua c'erano i miei vicini che mi dicevano: ma perché pianti il nebbiolo? Devi piantare il dolcetto, perché loro erano ancora rimasti con la loro tendenza che il vino più importante era il dolcetto. Nel 2002 questo. Adesso loro stanno piantando come me il nebbiolo. Tolgono il dolcetto e mettono il nebbiolo. E se n'è andato. Sì, però non adesso puoi io sono qua molto da Torino contento. colonizzare. Adesso non può colonizzare. Adesso lui mette a posto. Voi io altri sono contento. Sabaudi. No, vabbè, insomma, non sei di Langa, è normale che paghi lo scotto, scusa. Ma lo scotto lo sto pagando ancora adesso dopo 20 anni. Ma che 20 anni? A Monforte distinguono, te lo dicono ridendo, tra quelli che sono nati a casa e quelli che sono nati in ospedale ad Alba. Eh beh, c'è. Io arrivo da Torino, sono Figurati, sei una specie di marziano. I visitors. Sì. Poi, circa 7-8 anni fa, il paese di Monforte, che ha i Barolo Boys, mi ha chiesto di fare il presidente dei Barolo Boys. Mi sembrava un'accoglienza del paese, poi ho scoperto che invece non c'era nessuno che voleva farlo, però è stato molto bello. Io alterni Sovescio, vedo, no? Uno, Sì, due. sì, questo è Sovescio, che spero che quest'anno venga bene. Lo faccio tutti gli anni. E ho piantato... Favino. C'è un po' di tutto, ci sono 10 essenze diverse. Bello. C'è Senape selvatica, Favino, Veccia, Pisello proteico. E dovrebbe aiutare sia per fertilizzare un pochettino il suolo, ma anche per mantenerlo più soffice, perché passando col trattore si compatta un pochettino. Cos'è un sabbio? Cos'è? No, questa è io faccio un vino anche alla Bussia e se Sporcati le mani, dai. E se confronti, sì, non c'è problema. E se confronti, sono già sporche. Se confronti le analisi tecniche del suolo Bussia qua, vedi che qua c'è più limo. Infatti lo noti, più limo, e invece Bussia c'è più argilla, un po' più argilloso. Faccio 2 langhe nebbiolo diversi, uno che si chiama Utine Professur, che è solo acciaio, vinificato a 25 gradi per mantenere il profumo, e poi messo in bottiglia 6 mesi dopo la vendemmia. Invece un altro che invecchio 1 anno nel legno, 1 anno nel cemento, ma tutte e 2 sono 100% nebbiolo, anche se come DOC nel Langhe Nebbiolo potresti mettere un 15% di altre uve come Dolcetto e Barbera. Lei cosa sta facendo? Dunque, qua siamo nella fase della legatura. Le sto curvando, le sto legando dopo la... Lega il calcio. Ma non sei di qua tu? Sono di qua, no, non sono di qua, sono macedone, ma ok. sono Sì, 20 ma anni che è arrivata prima di me. Sono 30 anni che sono qua. E pensavo che produrre il Barolo uno non avesse problemi di vendita, nel senso che visto che è una zona contingentata si può fare solo un tot di bottiglie, e invece poi ho scoperto che non è così semplice. Cioè? Che nel vino ci vuole tanta pazienza, vanno bene le aziende che 2 o 3 generazioni che fanno vino, quindi è un progetto molto a lunga che finirà quando io non ci sono più. Una delle cose che si dice spesso della Langa che è il problema della mancanza di biodiversità, anche se poi Masnaghetti diceva ce n'era di meno prima di biodiversità di adesso, nel senso che tutti sti boschi in realtà in Langa non c'erano negli anni 50. No, ce n'era qualcuno in più, perché qualche vigna sì è diventata, però c'è da dire che fa un po' effetto, effettivamente passi da Monforte a Barolo e vedi quasi solo vigna, mentre in altre zone viticole sono un po' più variabili. A me piace perché c'è più variabilità, non c'è solo vigna. Una questione estetica o anche? No, è una questione anche di che le piante secondo me sono più forti, più
più... Sì, teoricamente sì, il concetto di biodiversità è un complesso, no? Sì, qua Sì, manca un che, pochino. che fare questo discorso è molto complicato perché qua c'è una concentrazione di vigni non indifferente, quindi è molto delicato parlare di questo. No, questo è un bosco di castagne, ciliegie e roveri. Ciliegie buone? O sono Sì, selvatiche? no, queste sono selvatiche, ma ho 2 alberi là che sono molto molto buone. Ma questo è tuo sto bosco? Sì, sì. Io fino adesso non mi sono certificato biologico perché secondo me non ha molto senso, ma non uso il diserbante, quindi lavoro sotto fila con una macchina, non do prodotti sistemici che entrano dentro la linfa della pianta ma solo di copertura e faccio il sovescio come hai visto. Perché secondo me biologico dare solo il rame è un metallo pesante, alla lunga forse inquina, Certo. anche facendo quello. Sinceramente non ho ancora capito veramente cos'è la biodinamica. Secondo me non si può capire a fondo. Allora Ma l'idea No. è che alle volte empirica osservazione fa un discorso bello Moretti di Podere Casaccia. Qui non è tanto capire, tra l'altro una persona che viene dal mondo della scienza, insomma un medico, dice io le mie più grosse soddisfazioni da medico le ho viste con l'empirica, e io una cosa che posso notare è che le scuole enologiche tendono a dare dei parametri un po' fissi sì, e invece sì. in realtà bisognerebbe adattare ogni Sì. volta le proprie conoscenze a ciò che accade. E Diciamo, poi con il cambiamento climatico questo sarà ancora di più. Ogni anno è una storia a sé, è tutto diverso. questa cosa, come dire, senza Banfi non ci sarebbe Montalcino, ma non lo sappiamo. Baricci dice giustamente io sono iscritto al catasto dal 1924, ma non è vero, sarebbe stato magari diverso. Io non ho niente contro Banfi, ma basta con questa cosa dei benefattori. Ci sono alcuni grandi Questi produttori, non sono benefattori. cioè, ma lo so che non lo sono individualisti, hanno creato il loro gruppo e hanno, grazie a noi che noi siamo stati conosciuti nel mondo. Io non lo so se adesso noi, con un pochino più di biodiversità, con l'attenzione che ha avuto il mondo del vino, io sono convinto che questa terra sarebbe andata comunque ad essere conosciuta. Comunque, in un modo. non così velocemente. E chi ma perché, Forse perché, meglio. perché è un bene? Forse meglio, sì. È un bene crescere velocemente? Ma No, quando mai? no, ma proprio per no, niente. quello è vero. Quello Io volevo sono dire. della teoria che sopra certi numeri non esiste un rapporto con la realtà, che non è la verità, non c'è un rapporto traslato con la realtà, che non è la verità perché la verità è ambigua. No finiranno i piemontesi. Simone? Ciao. Alessandro, dice. Mi ha detto Federico di dire che è colpa sua. Scarzello. Dovevamo fermarci dovevamo fermarci mezz'ora, c'ha fregato. Chi è che fa sta cosa? Niente. Le sigarette? Niente. Le sigarette? È un'altra qua. Chi cazzo è che fuma tutte queste sigarette? È una ragazza con i capelli biondi che lavora qua, una diglielo, vigna però. vicina. We've been biking. Yes, we went through. Una volta siamo riusciti a fare un percorso in bicicletta without seeing a vineyard for like 5 minutes, which is impossible. Bello qua anche. Ma insomma, qualche passeggiata te la fai? Sì, ma se lavori non hai tanto tempo di fare passeggiate. Vabbè, sì. Adesso la stai facendo. Infatti, ho detto il primo no 3 o 4 anni fa alle degustazioni del sabato e la domenica.